Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 17 al 23 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali della vostra settimana, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Vediamo la prima carta dove troviamo la fanciulla, molto particolare come carta perché può indicare un nuovo inizio, oppure cose nuove che possono accadere. A volte si tratta di gioia, di divertimento, di occasioni di spensieratezza, possono essere anche notizie e occasioni importanti da cogliere appunto per un nuovo inizio o una spinta per andare a sbloccare delle situazioni già in corso d'opera. Abbiamo la dama o la gentildonna o la donna come volete definirla, è lo stesso perché ci parla di solito una figura femminile che è presente nella nostra vita che in qualche modo può aiutarci, dipende anche dalle carte circostanti. Sì, con la carta del cane vuol dire avere supporto, aiuto e sostegno da una persona. Ricordo che è anche una stesura generica, quindi può fare riferimento anche a una vostra stessa energia, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, perché ci parla di gentilezza, accortezza, sensibilità, creatività, tutte cose che in realtà possono essere utili per gestire al meglio le nostre cose, ma soprattutto per portare i nostri obiettivi, le nostre idee in avanti con costanza, con anche fedeltà a quello che stiamo facendo e trovare anche delle soluzioni giuste e adatte in qualsiasi circostanza. Io direi soprattutto nelle questioni più pratiche del denaro e del lavoro, ma questo lo vedremo in seguito. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. Abbiamo anche un po' quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito troviamo indicazioni soprattutto per coppia single, ma anche per le relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Vediamo che cosa vi vogliono dire. Bello il tulipano, ci parla di intesa, anche l'iris, sia connessioni, appagamento, coccole, attenzioni, cose abbastanza belle e che possono migliorare ulteriormente la vostra unione, magari migliorare anche in quelle situazioni un po' più difficili e complesse, quindi per chi sta vivendo una fase critica. Visto che è sempre una stesura generica, consiglio sempre di prendere un po' tutto con le pinze, perché se c'è una fase abbastanza critica e difficile, ormai consolidata da un po' di tempo, allora è vero ci può essere un miglioramento, qualcosa di abbastanza fugace e allora si ritorna un po' come prima, dipende se si ha intenzione di con fiducia e costanza di portare questi miglioramenti in avanti e possiamo essere fiduciosi. Invece per tutti gli altri si vedono comunque delle belle energie dove tutto funziona per il meglio, quindi è una settimana di crescita anche per i single, perché in realtà potrebbe esserci questa profonda connessione, questa nuova unione o anche una nuova conoscenza, dipende di cosa state cercando effettivamente, perché l'anemone mette un po' in guardia sul fatto che potrebbe essere una passione molto intensa ma effimera, di passaggio,
quindi concederci una trasgressione, concederci un'avventura, se non è quello che desiderate, allora questa carta vi sta già mettendo un po' in guardia. Se invece voi sta bene in questo modo, potrete coglierla. Ovviamente esiste il libero arbitrio, ognuno può fare quello che ritiene più giusto. Potrebbe essere anche vero inizialmente una passione molto forte che poi può trasformarsi in qualcosa di più. Perché no? Poi magari lo vedremo successivamente. E adesso procediamo con l'ambito lavoro, denaro, finanze, quindi le cose più pratiche. Abbiamo la carta dispiacere, che può riferirsi sia a un qualcosa che non mi convince, un ostacolo, un problema, un blocco, che però trova soluzione. Quindi qualsiasi cosa possa andare a generare questo di piacere, vediamo subito che c'è un netto miglioramento. Ovviamente in senso lato poi magari lo capite voi, perché a volte si può trattare di tanto impegno, tanta dedizione che uno ci mette in qualcosa e allora sappiamo che dobbiamo lottare, però sapere che poi questa cosa andrà a buon fine. Oppure possiamo sentirci limitati nelle nostre azioni, sono anche cose legate ad atteggiamenti non proprio costruttivi di alcune persone che ci circondano, sempre legati magari al lavoro o al denaro. Ci possono essere delle critiche, dei rapporti in crisi, diciamo così, che possono essere ovviamente in ambito lavorativo. Però, come vi dicevo, c'è la gran consolazione che può andare a migliorare degli aspetti. Ovviamente la carta prigione fa capire che alcune cose possono finalmente chiudersi e quindi non si perde altro tempo, abbiamo possibilità appunto di chiudere e andare oltre, oppure questa carta può fare riferimento al fatto che si mettono da parte alcune cose, magari si riprenderanno successivamente, forse al momento possiamo approfittare per ricaricare le nostre energie, oppure metterci in viaggio, perché no? Perché spesso questa può anche indicare dei brevi o lunghi spostamenti, partenze, ritorni, eccetera. Ma possono esserci anche delle notizie, delle comunicazioni, degli scambi che possono essere interessanti un po' per tutti quanti, forse soprattutto per chi è in cerca di lavoro. Anche se c'è un blocco, anche se c'è ancora una fase di incertezza, questa porta delle novità che probabilmente si andranno a sviluppare successivamente, quindi con delle proposte o con degli incontri, con dei colloqui, quindi questo dobbiamo avere un po' di pazienza, avere fiducia e costanza, sapendo che poi le cose andranno a funzionare per il meglio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, il lunare, quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!